Au, allora quale scegli per la tua prossima gara? Ma perché ancora non l'hai capito? Ormai è quasi pronta la mia nuova VRC SBX 2. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo in officina col mio nuovo automodello da gara, la VRC SBX 2. Vi volevo mostrare, vi volevo parlare di più di questo modello, di questo brand 100% made in Italy. Volevo fare inizialmente un video tutorial sull'assemblaggio completo, però mi sono detto, ma se non conosco in maniera approfondita questo nuovo modello che ho deciso di andare a utilizzare per le mie prossime gare, che ho deciso di rivendere, di trattare, di darvi il miglior servizio possibile qui alla DP Modellismo, come faccio? Quindi prima l'abbiamo assemblato, prima abbiamo visto quello che secondo il mio parere rende questo brand veramente un'ottima scelta e poi ragazzi ci saranno tutta una serie di video tra prove, trucchi, consigli, smonta, rimonta, fai la manutenzione, insomma per un bel po' parleremo di VRC sul nostro canale YouTube. E ci tengo a dirvi una cosa ragazzi, ultimamente YouTube sta cancellando in automatico molte iscrizioni. Fate una cosa, controllate se il tasto in basso iscriviti è attivo oppure se risultate già iscritti. Se risultate già iscritti tutto ok, ma se non lo siete iscrivetevi, è gratuito. Oltre il 50% di voi non è iscritto al canale, ma vi immaginate se dico il 30% di voi si va a iscrivere, quanti contenuti in più possiamo portare? Comunque, torniamo a parlare del mio nuovo automodello da gara. Sono troppo felice. Voi direte perché? Beh, ragazzi, qui io non è che sto vedendo un modello innovativo. Sto vedendo e ho ammirato durante l'assemblaggio un modello che sinceramente mi ha sorpreso. Voi direte perché? Perché è similare a tanti altri modelli. VRC, ragazzi, non è che si è inventata qualcosa di particolare, ma ha solo portato all'estremo il livello di qualità. Quello è quello che ho apprezzato ragazzi, non le soluzioni innovative che ci sono su questo modello che dico, mazza, finalmente qualcuno ci ha pensato, ma quello che ho apprezzato maggiormente è la qualità. Nel video di presentazione ho letto tanti commenti, ma il serbatoio si rompe, ma quello, ragazzi, VRC è sempre un brand che ha iniziato non da molti anni a lavorare in questo settore, quindi è un'azienda giovane, è un'azienda fresca, ma si mette a disposizione di tutti quanti voi. C'è un problema? Loro si mettono e lo risolvono. Il problema del serbatoio? C'era qualche tempo fa, te l'hai aggiornato, serbatoio spostato leggermente indietro, problema risolto. E questo è solo uno dei tanti servizi che dà VRC. E io vi dico la cosa che mi ha sorpreso più di tutti, volete sapere qual è? Ragazzi, c'è il codice su ogni singolo componente, neanche l'esploso vi serve ragazzi, neanche l'esploso. Voi direte vabbè, ma vabbè cosa? Ogni componente dove si poteva fare la differenza, VRC ha detto ok, facciamo la differenza lì. Anche nei rasamenti all'interno del differenziale c'è il codice. La qualità è veramente indiscutibile ragazzi, la qualità delle plastiche, la qualità delle parti metalliche è veramente indiscutibile. Mentre assemblavo questo modello ho controllato tutti i differenziali, la scorrevolezza, sono rimasto veramente contento. In tanti mi hanno detto è molto simile a un modello di un altro noto brand. Sono d'accordo con voi ragazzi, ma come fanno un po' tutti, prendono un modello, guardano le pecche e lo migliorano. Quindi se siete amanti diciamo di automodelli che invece di avere le C davanti hanno il sistema a pivot, VRC è un'ottima scelta, perché qui ragazzi non dovete stare a dire vanno limati i bracci, va fatto quello, si deve allentare, mettiamo i bracci a bollire. Butta la pasta fagiò che bolle. Io negli anni ho montato praticamente qualsiasi automodello di qualsiasi brand e quando sono andato a montare ho trovato tanti difetti, tanti problemi, mi sono consultato con tanti piloti, con tanti meccanici
E quando mi hanno detto su un differenziale, non voglio far nomi, menzionare o quant'altro, di rodarli con la pasta dentifricia, io ho detto ah ok, una volta finito col colluttorio della una sciacquata. Qui ragazzi, niente da dire. Io ho sempre apprezzato Kyosho per la sua qualità, per la sua semplicità, e oggi sono orgoglioso di dire che apprezzo VRC per la qualità, per la precisione, perché tutto casca a pennello. Cioè qualsiasi tipo di montaggio, assemblaggio, anche per dirvi, le semisfere, per quanto riguarda i pivot, voi lo sapete, una fatica, dovete andare lì, oddio la devo mettere dritta. Il fusello è prefilettato, quindi la ghiera si avvita da sola. Spettacolo, sono delle cose basilari ma fondamentali che vi semplificano la vita. Io sinceramente ragazzi, ecco come sono arrivato a questo punto. Adesso logicamente continuerò a parlare di questo modello, vi racconterò tutte le cose che ho trovato su questa meccanica, ma vi dico anche che a breve lo porterò in gara, perché il 2 luglio ci sarà la Speed Race da Nitro RC Roma. Finalmente dopo 2 anni di buio totale stiamo tornando a correre, a gareggiare sul nostro impianto che abbiamo visto crescere nel corso degli anni. E lì battezzerò la VRC senza allenamento ragazzi, inutile dirvi vado lì, mi alleno, non ho tempo, vado, metto il modello per terra, setup base pensato da noi, quindi abbiamo fatto 15.000 al centro, 10.000 all'anteriore e 5.000 al posteriore. Abbiamo fatto un setup leggermente diverso rispetto a quello che ci viene indicato nel manuale delle istruzioni, però io sono sicuro che con questo automodello porterò a casa degli ottimi risultati. Visto che il cameraman ci inquadra le plastiche, guarda qui che rifiniture. Ogni plastica ha il logo VRC, c'è la maniacalità di VRC nelle rifiniture varie, nell'usare componenti di qualità, è veramente qualcosa di inedito. Cioè montavamo il modello e mentre lo montavamo, un pezzo io, un pezzo Federico, perché volevamo entrambi montarlo, però mi ha detto oh, montamone uno, cioè non è che ne montiamo 200 adesso, ci ha lasciato a bocca aperta. Tutto ragazzi, anche il passaggio dei tubi, il pendolino nel serbatoio, le camme del freno, i fuselli. Ah, questo bravo, vedete il cameraman come me lo ricorda? Allora, questa rondellina a che cosa serve? Serve ad andare a regolare la campanatura anteriore. Tanti modelli ragazzi dovete svitare tutto, il pivot, cambiare la rondella, invece qui è una rondella tagliata. L'abbiamo lasciata in questa posizione proprio per farvela vedere, poi basta allentarla e portarla verso il basso. Ogni minimo particolare che uno quando monta un modello dice ma perché non ci hanno pensato, lo devo fare io, fammi prendere il tremolo, aspetta passo lì, modifico. Qui ci ha pensato tutto VRC ragazzi, tutto. E il bello, vi ricordo che è tutto made in Italy. VRC il 100% delle componenti che produce, le produce in Italia, quindi problemi sulla disponibilità non ci sono. I trascinatori con il cuscinetto flangiato sul fusello, quindi dite addio agli spessori ragazzi, perché il cuscinetto qui è flangiato, quindi non c'è più, c'è qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa. Andiamo a parlare dell'alettone. L'alettone, oltre ad avere la classica posizione bassa oppure alta, l'alettone qui sotto non ha un classico fissaggio, perché vi faccio vedere, apro la scatola con le ultime componenti rimaste, eccole qui. Questo è quello che è rimasto ragazzi, praticamente nulla. Guardate questi due spessori, voi dite ma che cosa sono? Questi spessori servono per cambiare l'angolazione dell'alettone. Semplice, sì, vabbè, ma non è che ragazzi qui c'è gli altri. Quindi questo è solo per dirvi che VRC è un brand che io ho visto negli ultimi anni ha preso veramente tanto piede, ma adesso sto capendo anche il motivo. Bello, robusto ragazzi, questo è indiscutibile. Ho parlato con tanti di voi che mi hanno detto Daniele hai fatto un'ottima scelta a mettere nel negozio VRC, perché l'azienda comunque sia crede tantissimo in questo progetto. Se c'è un problema lo risolve immediatamente e lavora ogni singolo giorno per migliorare i loro modelli.
Qui di optional non serve praticamente nulla, giusto le squadrette in metallo, perché lo si sa, di serie troviamo squadrette in plastica, e qui manca ancora l'elettronica. Secondo voi che elettronica andrò a montare? Beh, Made in Italy. Vabbè dai, ve lo dico, i nuovi servi della Rez. Non ve li tiro fuori perché per vederli dovete vedervi il prossimo video. Però già vi ho svelato una cosa che accadrà nel breve. Torniamo a parlare di questo modello, ragazzi. Scusatemi un po' per la confusione, ma è veramente ben fatto. Partiamo col dire che il differenziale, per smontarlo, intervenire all'interno del differenziale, necessita dello smontaggio di sole 4 viti, 2 nella parte inferiore e 2 nella parte superiore. Fatto questo, si va a togliere la cassa del differenziale e si va a agire sul differenziale. Infatti ve l'ho lasciato smontato nella parte posteriore per farvi capire come è semplice. Questo è il differenziale centrale che scorre perfettamente e non abbiamo fatto rodaggi o cose strane. Anche qui la maniacalità, guardate questo 46, mi è familiare sinceramente, molto familiare questo 46. I freni a disco, mamma mia, bellissimi, mi piacciono tanto ragazzi, forse perché mi ricordano i bei tempi. Castelletto del centrale, dove naturalmente lo abbiamo scomponibile, quindi dobbiamo svidare solo le 4 viti superiori per andare a intervenire con il differenziale centrale. Guardate che belle le pasticche rosse, questo è proprio, cioè, poi con la verniciatura fatta apposta per le pinze, ragazzi, guardate che belle, cioè sono queste cose che mi hanno lasciato a bocca aperta, perché dico cavolo, cioè è anche bello acquistare e assemblare un modello che oltre ad andare forte, oltre a essere robusto, è bello ed è ricco di dettagli. Questo così lo è. Guardate anche il supporto per il transpondere, una cosa semplicissima. Semplice, la piastra radio è semplicissima ragazzi, non è che serve sempre fare cose laboriose o pensare, la semplicità e la funzionalità. Voi avete ancora qualche dubbio? Io non lo so, io vi dico che al momento di brand validi che vi garantiscono un servizio eccellente, vi ricordo reperibilità dei prodotti, ricambistica, se c'è un problema potete parlare con noi direttamente con la VRC, vi ascoltano, non c'è da fare modifiche strane o cose, perché cioè noi andiamo a spendere cifre importanti per un modello da competizione e poi ci ritroviamo a doverci inventare cose perché se non lo fai così poi si rompe, poi non funziona, ma non esiste. Quindi è questo il motivo per cui abbiamo scelto di inserire nel nostro shop VRC, di cui ne sono veramente contento e non vedo l'ora di scendere in pista con la mia nuova SBX2. Adesso ragazzi io vado a completare e terminare l'assemblaggio e oltre a quello dobbiamo provarla ragazzi. È lì che vi farò vedere che tutto quello che vi ho raccontato fino adesso è reale al 100%. Tanti di voi lo sanno che noi siamo seri, non diciamo cose perché magari abbiamo convenzioni o collaborazioni. Noi ci teniamo a una sola cosa ragazzi, visto che sinceramente ci mettiamo la faccia tutti i giorni, noi ci teniamo a presentarvi dei prodotti di estrema qualità che vi garantiscono di divertirvi con il settore del modellismo, perché qui sì parliamo di un hobby, non di un gioco, ma l'obiettivo è quello di divertirsi e se troviamo un brand di qualità con il giusto prezzo e sinceramente Made in Italy è tutto ancora meglio. Adesso lasciatemi un po' stare perché voglio completare l'assemblaggio, voglio andare a verniciare la carrozzeria che è realizzata con un ottimo Lexan, devo montare anche il motore. E secondo voi quale motore scelgo? Facciamo una cosa, intanto ci tengo che commentiate questo video in modo tale che mi date un vostro parere onesto e sincero. Non voglio sentire quelli di parte che magari tirano fuori modelli storici. La meglio di tutti ad Thunder Tiger, che è fuori produzione, ma ci sono anche questi commenti. Qui ragazzi, noi vi stiamo presentando un modello di qualità. Se siete curiosi di vedere cosa succede con questo modello, quali saranno i prossimi lavori, la presentazione di vari upgrade, niente, non riesco a chiudere questo video.
Ammortizzatori ragazzi veramente ben fatti, canne trattate, molle sempre nere, possiamo andare a cambiare poi naturalmente la durezza dell'ammortizzatore, guardate che lunghezza, il tappo presenta parecchi fori, quindi spurgare l'ammortizzatore, un secondo, vai li chiudi, zero rebound, 20% di rebound, potete fare come vi pare. Io sono stracontento della scelta che abbiamo fatto, io non vedo l'ora di provarla, adesso basta che mi prendi i pezzi e mi fai vedere, basta, fermate un attimo e ragazzi non perdetevi il prossimo video perché si continua a parlare di questo brand 100% made in Italy. Iscrivetevi al canale e se vi siete decisi ad acquistare un automodello di elevata qualità made in Italy, correte sul nostro online shop www.ppmodellismo.it. Ci vediamo molto presto con un nuovo video. Un saluto a tutti, ciao!